Siamo in Brasile, a pochi passi dal confine argentino, nei pressi delle cascate di Iguazú. Siamo in una foresta meravigliosa, uccelli che volano sopra le nostre teste, poi farfalle, animali, fiori fantastici, tutto davvero stupendo. Questa foresta si chiama il Parco de Aves. Ecco una grossa iguana che ci sta osservando da un ramo, animale del tutto innocuo. E nei innocui sono gli alligatori, che però giocano volentieri con le tartarughe. La foresta è rigogliosa, attraversarla è davvero entusiasmante. Superato il primo tratto, un musicista bravissimo ci riporta alla realtà. Ma la visita continua e gli incontri sono interessantissimi. Questo stupendo sito, il Parco das Aves, ovvero il Parco degli Uccelli, ha una caratteristica unica al mondo. Infatti, praticamente, il parco è stato realizzato ponendo sopra la foresta pluviale atlantica, tropicale, dove sono stati piantati migliaia di alberi nativi e tutte le costruzioni sono integrate nella foresta, sono state poste appunto alcune gigantesche gabbie che impediscono agli uccelli di andarsene altrove. Niente a che vedere con gli zoo di vecchia concezione, perché le gabbie sono talmente enormi, alte e poco invasive della configurazione della foresta sottostante che consentono ampiamente il volo degli uccelli e quindi donano loro una vita come se fossero in completa libertà, ma nello stesso tempo li protegge. Come illustrano queste riprese, le gabbie sono davvero mimetizzate benissimo. Infatti il parco, e questa è una delle sue caratteristiche principali, è anche un luogo di riproduzione di alcune specie di volatili in via di estinzione, che con l'aiuto di professionisti seri e competenti scampano al pericolo di perdere la loro specie per sempre. E infine esistono ampie aree completamente aperte dove gli animali e gli uccelli hanno deciso di starsene lì a godersi le attenzioni di uno stuolo di bravissimi ornitologi che lavorano incessantemente allo scopo di creare un ambiente ideale e protetto per gli animali ospitati. Il che consente di realizzare pienamente la mission del parco, ovvero creare un ambiente naturale che favorisca la riproduzione della specie in pericolo di estinzione e, nello stesso tempo, consenta alla migliaia di visitatori che ogni anno visitano la riserva di osservare nel loro ambiente naturale gli animali e gli uccelli residenti. Chapeau, davvero! E con queste immagini di Sua Maestà il Tucano si conclude la visita. Spero che il video vi sia piaciuto e per gratifica magari mettetemi un mi piace e un commentino qua sotto. Infine, se avete qualche domanda da farmi sul parco, scrivetela nei commenti. Cercherò di rispondervi. Grazie e ciao a tutti!